Ciao e benvenuti sul canale. Se per molta gente è difficile accettare il fatto che intorno a noi, in maniera più o meno nascosta, possano esserci esseri provenienti da altri mondi o dimensioni, lo è ancora più difficile accettare il fatto che esseri umani possano essere in costante contatto con creature aliene. È un dato di fatto che il fenomeno conosciuto come contattismo affonda le sue radici nella metà del secolo scorso e che coinvolge diverse persone. Questi individui, etichettati come contattisti dalla comunità ufologica, asseriscono di avere ripetuti e amichevoli incontri ravvicinati con alieni. Non si tratta di persone rapite dagli alieni, sia chiaro, ma di gente che è stata scelta dai cosiddetti fratelli dello spazio come portavoce di messaggi di pace e amore, almeno secondo quanto gli stessi contattisti asseriscono. I più conosciuti sono il polacco naturalizzato americano George Adamski, lo svizzero Billy Meyer, l'italiano Eugenio Siragusa, il francese Rael del movimento raeliano, l'italo-americano Orfeo Angelucci. Stiamo parlando di persone che con il loro carisma e i racconti che hanno per protagonisti i popoli delle stelle hanno avuto la capacità di coinvolgere centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Adamski, di cui abbiamo ampiamente parlato in un video dedicato, raccontò dei suoi contatti con esseri tecnologicamente più evoluti di noi che arrivavano dai pianeti Venere, Marte e Saturno a bordo delle loro astronavi. Dopo di lui, che è considerato il pioniere dei contattisti, i suoi emuli aumentarono a dismisura in ogni parte del pianeta. Tutti più o meno famosi, tutti più o meno a raccontare le stesse cose. I messaggi dei cosiddetti fratelli cosmici erano tutti degli avvertimenti volti a cambiare il comportamento degli umani nei confronti del pianeta Terra. Ci accusavano e ci accusano tuttora, almeno secondo le affermazioni dei contattisti, di essere una seria minaccia per la Terra, sfruttata e distrutta dalla nostra cupidigia, dalla sovrappopolazione e dagli esperimenti nucleari che rischiano di distruggere ogni cosa e di destabilizzare il sistema solare. L'aspetto degli alieni è quasi sempre lo stesso, sono alti, biondi, dalla carnagione chiara e sono intrisi di una bontà che, onestamente, si fatica a credere possa essere possibile. Anche perché accanto a questi c'è tutta una casistica con grigi che rapiscono gli umani e rettiliani che vogliono dominare il nostro mondo, alieni robotici, eccetera. Negli anni 70 alla schiera dei contattisti si affiancò prepotentemente lo svizzero Edward Billy Meyer che, a corredo dei suoi racconti con protagonisti extraterrestri provenienti dalle Pleiadi, fornì migliaia di bellissime foto nitide di dischi volanti di diverso tipo, foto che in qualche caso si dimostrarono palesemente false. Anche a Meyer abbiamo dedicato un video che vi invito a guardare. Mi chiamo Eugenio Siragusa e sino ad oggi ho incontrato 18 volte di extraterrestri. In Italia il più noto e seguito contattista fu Eugenio Siragusa, che dal 1962 dichiarò di avere incontri ravvicinati con i fratelli cosmici. Il 30 aprile del 1962, verso le ore 22, Siragusa si trovava a camminare in un sentiero sul monte Sona Manfrè, sull'Etna. Il suo tragitto fu interrotto dalla visione di due esseri vestiti con tute aderenti avvolti da una leggera luminescenza. Siragusa, un po' intimorito, fu tranquillizzato da un fascio di luce che lo colpì e che fu proiettato da uno dei due esseri. I due alieni guardarono Siragusa negli occhi e gli dissero: «Figliolo, ti abbiamo aspettato». Con queste parole iniziarono i contatti tra Eugenio Siragusa e i fratelli cosmici. Da allora io sono stato sotto loro controllo e sotto loro sondaggio, sino al punto da ridimensionare completamente la mia personalità. Anche in questo caso i messaggi degli alieni per bocca di Siragusa erano rivolti ai capi di Stato affinché cessassero gli esperimenti nucleari e si istituisse una fratellanza dei popoli della Terra. Sicuramente intenti positivi che non avrebbero fatto male a nessuno se si fossero concretizzati. Ma come facevano e fanno i contattisti ad incontrare i loro amici alieni?
Di solito il contattista riceve un messaggio telepatico che gli comunica di tenersi pronto per l'incontro che avverrà in un luogo isolato e spesso al calar delle tenebre. L'UFO si avvicina e atterra. Gli alieni, di solito due, escono dall'astronave e dialogano con il contattista di vari argomenti. L'uomo prova sensazioni positive e avverte l'incontro come un'esperienza mistica. Si fa portavoce dei messaggi degli alieni e inizia a scrivere libri e ad organizzare conferenze il più delle volte gremite di persone. Le prove a supporto della sua esperienza come foto e video sono spesso poco chiare e contraddittorie ed alcune volte contribuiscono a rendere l'esperienza dubbia. Molte delle informazioni che dicono di ricevere dagli alieni si dimostrano false o sbagliate, come dati riguardanti i pianeti del nostro sistema solare, Venere abitata, la Luna con vegetazione sulla faccia nascosta, per esempio. Non stiamo affermando che tutti i contattisti siano dei ciarlatani. Molti di loro forse hanno veramente avuto incontri ravvicinati, ma le prove a supporto delle loro esperienze sono inconsistenti. Sicuramente da tutte le storie dei contattisti emerge la volontà di cambiare il mondo e portarlo in una direzione che faccia uscire l'umanità dal rischio di una estinzione provocata dalla sua natura bellicosa ed egoista. Dunque possiamo dire, volendo dare un significato pratico al fenomeno, che il contattismo svolge una funzione sociale di sensibilizzazione verso tematiche ambientalistiche e spirituali. È parte integrante dell'ufologia malgrado le sue contraddizioni e le affermazioni riguardanti l'atteggiamento dei fratelli dello spazio, sempre benevoli nei nostri confronti. Anche se in molti casi, come quello del movimento raeliano portato avanti dal suo guru Rael, ex giornalista sportivo francese al secolo Claude Volillon, la puzza di imbroglio si sente lontano un miglio. Per altri casi si può affermare che i contattisti credono fermamente nelle loro esperienze di incontri ravvicinati, vere o false che siano. Voi cosa ne pensate dei contattisti? Scrivete un commento per attivare un dibattito. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella.